Che cremina, guarda. Adesso le nostre cremine stanotte hanno dormito a caldo, adesso vediamo che è successo. Ecco qua, guarda. Guarda che bei colori. Guarda un po'. La pizza che faccio quest'anno è il contrasto tra dolce salato, caldo freddo, croccante e colorato. Senti, vuoi sentire una cosa? E viva l'Italia! Se era un po' più rosso, e viva l'Italia! Queste senti siamo prontissimi, occhio, I miei carciofi. i due carciofi, Trattali bene. assaggiare, assaggia. No, io il gambo, a me piace il gambo. Questo carciofo è la base della mia pizza. Ah, scorda. Poi ci sarà del baccalà, Guarda che dolore. del lardo e poi Senti il profumo là? La sua prestazione massima la dà a 26 gradi. Qui stiamo a 12 gradi all'interno al forno, quindi ci abbiamo ancora un altro po' di tempo. melograno che ci sta sempre. Come stai? Io sono una favola, Non è sono pappagallo. carico. Era Vedi? il gioco del pappagallo. Vedi qua, Il vedi gioco qua. del pappagallo. Tu che cosa Ho fai? capito, ho capito. Ho capito. Poi se non hai capito, dove lasciamo giù? Yeah. Stiamo partendo, ecco, 5 minuti stiamo partendo. Sì, aspetta. 5 minuti. Allora, boh dai, fate il video, mo dopo per pigliare la gitta, sposta e fa vedere che partiamo più tardi. Sì, sì. La valigetta quella là. Qual è? Quello è mio. Ah, io con il manico da ferro? Sì, mettitelo nella cassetta tua. 3 pizze 6 divisi, ma guarda qua dentro hai visto quanta roba ho fatto 3 pizze. 3 pizze. Che poi non sta tutta qua la roba perché tocca ancora fare spesa, manca qualche cosina. E poi l'altra fase la facciamo a Fossano de Vigo, alla Good Food Academy, con Diego Lispi, Dario Lispi e Emanuela. Quindi oggi facciamo questo, facciamo le ultime prove e poi domani mattina si parte per Parma, domani mattina a mediodì, dicevo domani mattina tanto per di domani insomma. Hai messo tutto? Guarda come mi tratta, io mi sono buttato là per terra, capito? Ragazzi, noi partiamo. Sei pronto? Fa caldo, mi sono levato il cappello. Lo so, dovevamo partire alle 8:30. Rent Max, a chi serve un furgone È il secondo frigorifero anno che e sta non con noi Rent Max. la patatina, strana sta patatina, ma è una patatina questa, sapete? Io non so, mi sembra la scarpa, il tacco, quindi vuol dire che è una patatina un po' più Perché su. viaggia. Ma Ciao! perché guidi te? Certo. Eccoci qua, pronti e via! Metti in modo, tieni. Le chiavi non c'ho. Metti in modo. L'anno scorso hai pensato a occhiali, siamo partiti di notte. Oggi ci hai pensato a occhiali, poi ci pensi a tutto. Boh. Ci vediamo a Fossano de Vigo, Un po' per strada, ti aspetti per strada, all'autogrido, dai. Ok, ciao. Ciao.
faticoso, ma siamo arrivati. Prima tappa, Fossato di Viga a Good in Food, laboratorio di Diego, produzione base per pizza. Buonasera a tutti, buongiorno, che è? Si è fatto il giorno o notte? Ciao, ciao a tutti, siamo pronti? Siamo pronti? Sì, già sono arrivata. Eccoci Ci qua. ricorderemo di questo. Io e Diego, Ci ricorderemo quando Ci i ricorderemo suoi e ve lo nipoti, ricorderemo. i miei E i suoi nipoti, nipoti. vedranno le nostre foto appese con il trofeo in mano, giusto? non solo, parleranno molto di noi, perché noi siamo i pionieri dell'alta digeribilità, della pizza ipocalorica, della pizza super digeribile. Siamo non proprio solo noi, ma siamo i primi, tra i primi a fare questo prodotto eccellente. Come stai? Bello io. Tutto a Perdonami, posto? le chiavi del... Le chiavi del furgone eccolo qua. Ciao. Ah, bravo! Ciao. Eccoci qua. Narifa Team Parma 2018. In teoria dobbiamo fare questa prova un attimo giusto per tanto secondo me nemmeno c'è bisogno. Ma l'impasto ce l'abbiamo? L'impasto adesso infatti, l'impasto me lo porti via, se è pronto No, te lo porti facciamo via. qui adesso. Abbiamo C'hai- le capacità di farlo certo, diventare abbiamo pure le camere calde, quindi 10 Esatto. minuti, quarto ora. Hai visto questo? Questa è la tua. Bella. Hai visto questo? Bella colorata, bella proprio. L'unica cosa è che io vorrei farla con ghiaccio, con tutta negra. Ma chi è che prepara? Io o tu? Questo fai tu qua. Questo lo faccio Questo io. fai- Io devo sfilettare la burrata. La burrata, la zucchina, stendi la pizza col cornicione, ci metti il ghiaccio e la zucchina. Vedi? Guarda quanto è bello. Vedi il colore. Poi ci metto la cipolla sul tonno, vedi? Poi ci metto la burrata un po' meno, forse c'hai ragione. Un po' meno. Sì. Però il problema è che devi sfilettare bene, capito? Qui Sì, sì. la sfilettata troppo grossa, quando andava a pia, capito? Ci va subito il porcino e il guanciale e va dentro altri 2 minuti e mezzo, una cosa del genere. E poi l'ultimo minuto con la carne e il frutto di bosco. Dov'è? Abramo! Vieni qua un attimo. Io volevo fare. Però ce la mettiamo non cottura in pizza questa, ce la mettiamo in questo uscita. no, eh. l'uscita, però dobbiamo prendere un po' più Poi gli fai 10 20 secondi, 10-20 secondi gli dà che Tu te la senti di fare la cottura dietro, tutto quanto? Sì. Mario, ma se io dovessi dire... Asciughiamo l'impasto con questo mix, che questo è un mix ai 7 cereali. Adesso quando sarà preso tutto metteremo il sale, rinforza la maglia glutinica, poi olio extravergine che ci dà più elasticità. Andiamo il sale, è un prodotto eccellente, piace alla gente, alta digeribilità e fragrante. Mettiamo subito l'olio perché ho fatto un lievito, ho immaginato un mix tra semiletino, semi di zucca, tutto quanto insieme, polverizzato, non ho messo dentro. Quindi sempre ecco. Via. Guarda, questo è un impasto, maglielo così. Narifa Team! Narifa Team mondiale 2018, questo è per Giorgio, Pure il nostro Diego! cameraman. Di nuovo Vicino! manca qualche elemento, ce l'avremo qua domani. Daniel Savleni, Diego Lispi, Luigi Zara, Anna Maria Marconi, Abramovini? Abramovini, Diego Lispi non c'è, ci sarà domani. Nicola Sardella, vabbè, io che ripresento tutti perché già abbiamo presentato, no? Noi siamo tutto un gruppo, noi siamo tutta una grande famiglia. Ah, una grande famiglia. Io e Gigia, una fiamma romana. Aspetta, che te baci da solo? Se bacia il dito. Ma con chi sto? Se bacia il dito. Baciami. Insomma, stamattina
Buongiorno, oggi ci dedichiamo alle prove e ai nostri impastini. Vediamo, ho lasciato una pallina fuori, vediamo un po' che è successo. Che vuoi dire? Gli vuoi dire qualcosa? Io gli dico niente. Guarda. Vada come vada, questo è un capolavoro. Poi questa è la maglia Crudini. Ci sta il nostro tecnico. Sarti, dal 1800 1772, mi avevo sbagliato 100 anni, mica tu. Vediamo questo gruppo. Dimmi la verità, sì, dopo che andiamo. Mi sembra già nocciola pure, c'è sta un po' di tutto, cioè sesamo, papavero, cioè un 5%. Si sente che c'è fuori. Questo qui sarà quello che porteremo martedì per la pizza classica. Ah, vedi che pizzaiola, il cappello. Quello mio il cappello. Allora facciamo una cosa, io e lei andiamo a prendere quello che possiamo prendere. Sì. Una mezz'oretta, 40 minuti. Sì. Ok? Te ti prepari la linea. Devo bollire un attimo l'acqua io. E vedi, prendi soltanto scottavisso perché i carciofi Oh, il forno io l'avevo postato a teglia, l'hai girato? Mentre il baccalà è conservato sotto sale, lo stoccafisso è secco, viene seccato. Il baccalà il sale non serve perché c'è già abbastanza, quindi va tolto. Lo stoccafisso normalmente ha bisogno di sale perché comunque è completamente senza sale. Quindi adesso abbiamo aggiunto un pochino di sale. Andiamo al taglio. Qui abbiamo Abramo che sta facendo la sua prova per il mondiale pizza classica. Non vi sveleremo i segreti perché sono i nostri segreti. Qui abbiamo Luigi Zara, un altro super concorrente del team Narifa. Guarda, tu pensate che l'importante è che ciò fritto e melograno. Ok, Questo è il carciofo melograno, fritto, vabbè, te lo capisco. lo dobbiamo fare. Come una mozzarella. Fa conto che è come una mozzarella. No, è meglio così per farlo Dopo provano Basta quella questa? proprio. Dopo intanto prova, per così vediamo un attimo la reazione se mettere prima o dopo. Adesso un forno? Questo impasto del 70% c'è
Tu c'hai 10 minuti per cuocere la pizza, tagliare altre cose, c'hai 10 minuti. Non stai adesso, poi adesso simuliamo qua, quindi A me tagliare le cose mi vuole 2 minuti. che? A tagliare. Prima me, Però prima tu me la c'hai stendo, 10 minuti prima me la stendo. e devi pure, dobbiamo pure stare un attimo attenti che io comunque dovrei arrivare in tempo con te che la pizza è pronta. Va bene? Acqua bene, come va un po', no? Perfetto, vedi la cremetta, guarda. Pronta? Eh? Vabbè. Uno, via! Vai a passare perché la carne c'è pronta. Considera che il tonno deve essere crudo, Considera che questo qua probabilmente se li ammoscia un po'. È finita? 18 minuti ci avete messo. Ci avete 2 minuti di... Namo? Dai la giuria. Guarda. Come si chiama questa pizza? Ci pensiamo, poi ve lo Oh. ve lo comunichiamo. AO che deriva dal verso che fa il tonno quando. La mia pizza in teglia è una cosa un po' particolare. La ricetta la raccontiamo mentre la facciamo. Pasto che è molto avanti in questo momento. Che volevi? Teglia nuova, quindi la sto ungendo. Tiro fuori la pizza e cominciamo la farcitura con crema di zucca mantovana, una bella base di crema dove sopra andremo a mettere i funghi porcini, del guanciale e un pochino di frutti di bosco. Finita questa fase riandremo in forno per circa altri 4 minuti, poi vediamo come sono regolati questi forni su a Parma e ci regoliamo di conseguenza. In uscita andremo a mettere un Angus irlandese e poi finiamo con la bufala e del peperoncino in fili d'angelo. Poi una spolverata di prezzemolo per dare un po' di colore. Ed ecco fatta la nostra ricetta, pizza d'agnele. Quando finisci? Non te lo dicono quanto stai. No, ti dicono sta a finire, è finito, cioè appena già. L'ultima prova prima della competition, stressato al massimo, stanco. Iniziamo. 1, 2, 3, via cronometro. 1, 2, 3, via. Le spruzzine a portata da mano?
guardate, crema di patate viola, non è, domani sarà bianca, oggi viola. Che c'è? Quanto tempo c'è? Basta, 14,45. Questa è. No. Fossato di Vico, campionato della pizza mondiale di Parma 2010. C'è un caos di ingredienti, quanto puoi vedere qui è pieno, ma ancora c'è ancora altre cose da caricare, guarda. Come sta messo? Avrà un po' bene il pulsante. Siamo pronti, dovevamo partire? Stiamo andando. Stiamo andando, alle 5 vabbè, sono le Ciao, 9. andiamo! Ciao! Ciao. Tra poco Parma! Buon viaggio. È stata una bella giornata, nonostante la stanchezza. È stata una bella giornata. Ok, ciao. Ciao! Purtroppo il problema mio, sai qual è? Di solito canto una canzoncina, cioè, non sempre si può vincere, bisogna saper perdere, ma io non so perdere. Però diciamo vincere o perdere significa portare a casa qualcosa, un trofeo, un bel risultato. È un'altra emozione, un'altra adrenalina, non c'è niente da fare, basta partecipare. Ho partecipato, guarda qua che per partecipare quanta fatica. Sì, mi diverto, non è che non mi diverto, ma è stressante, molto stressante. Ok, ci vediamo una fila. Questo tempo non mi piace tanto, poi non trovo il cappello, quello mio, io l'ho buttato qua dentro. Eccoci qua, c'è sta pure Daniel, oh, è arrivato Daniel. Buongiorno. Daniel è quello che quest'anno andrà sul podio, non dico che giocherà più adesso, andrà sul podio per Magari. Pizza alla Pala. Quando arrivano si devono sentire il colpo di avermi lasciato da solo. Chissà che stanno. Speriamo che stanno a fare qualcosa di positivo. Pronto? Senti un po', che state a fare? Pronto, aspetta un attimo. Oh, che fate? Abramo è agitato. Daniel, ti sei scritto tu? Abramo è agitato, adesso lo devo calmare. Ma una pizza in palla Se non lo calmo è un grande problema. Con queste. Lo prendiamo con le pinze ad Abramo, con le pinze. Prima ci prepariamo. Vabbè, Prepariamo pure qua le tovaglie, tutto quanto. Ma le poi prepariamo entriamo. dentro queste? Però portiamoci Tutto. senza che portiamo tutto i No, la cosi. roba che ci serve. Per il ghiaccio. Il ghiaccio per forza al paese. Però prima di scriverci andiamo dentro col carrello. Tanto la fortuna vuole che Pizza 2 sta sull'ingresso. Ci mettiamo là, prepariamo bene tutto dentro che stiamo tranquilli. Questo a voi. Ok, e poi veniamo a riprendere l'impasto. Andiamo, andiamo Mettiamo un qualcuno. attimo il carrello che possiamo un po' spostarlo.
bisogna saper perdere, ma io non so perdere. E allora che famo? Devo vincere. Basta. Per la Cabala, l'ultima volta che Diego Lispi è andato in gara con il 19 ha portato a casa un primo posto per la Cabala. Metto prima i pomodorini, poi metto, dove voglio metto il tonno, la cipolla la metto sul tonno. L'unica cosa che possiamo cambiare, mettere l'erba cipollina in uscita la seconda volta. Questa va tolta con la pala però. Adesso la taggiamo su quel pomodorino che ho preparato, poi sopra ci mettiamo un filino di burrata e praticamente l'erba cipollina. Allora, la pizza. È crudo questo. Abbiamo fatto una ricetta molto semplice perché questo piatto che stiamo facendo adesso è una linguina che noi facciamo ai nostri ristoranti quando è, quindi questa volta l'ho voluta riportare qui sulla pizza. Amo le cose genuine, le cose semplici, le cose rapide, i piatti espressi. Pasto abbiamo studiato insieme un multicereali con dei semi, grazie, noi siamo contenti, come va? Grazie, grazie, grazie. Io sono contento. Io di più, mi ha fatto una pizza sto tizio qua, sto tizietto qua ha fatto una pizza da paura. Da paura proprio. Bravi. Ma hai visto il ghiaccio ha fatto? Ha scaturito lui. La discussione. Lo volevi mettere dagli ingredienti. Guarda, i voti che hanno messo possono mettere quello che gli pare. Non me ne frega niente, però mi basta così, sono proprio contento. Avevo una carica che potevo, non lo so che... Aspetta, Marconi. Tu stai qua, sì. Ti porta aperto? No. Sì, vedi? C'è sto io che l'aiuto.
una crema di carciofi. Ah, mi sono scordata un ingrediente. E c'erano sopra dei carciofi fritti anche, ecco, nella scheda, melograno e lime. Diciamo che il carciofo fritto che manca gli dava un bel gusto. Ah, ok, che è scritto qui però non c'è, perché non lo vedevo. Ok. L'ho servita su un piatto caldo, appunto perché da quando insomma esce dal forno a quando la assaggiate, insomma, per tenerla un pochino. Questa è l'ultima gara, pizza classica con giusto contrasto di tanti sapori, tanti colori, croccantezza, soffice. Poi dopo ve li dico tutti. È il mio carrettino. Se tiene va, se tiene diventa piuma, vola. Quindi o colpisce o niente. Tanto di ieri sono contento, quindi anche se non avessi fatto quest'altro basta quella di ieri. Tanto sul podio ci andiamo con quella di ieri. Forse sono l'ultimo, oggi, sai, come ha detto chi mi ha detto qualcuno, l'ultimo saranno i primi. Chissà. C'è riscaldamento. Gorgonzola a cucchiai. La forno la tiro fuori, gli faccio 20 secondi di forno, gliela faccio. Realizzare una pizza si chiama contrasto perché sono contrasti di colori, di sapori, tipo caldo freddo, soffice croccante, dolce salato, quindi è una pizza un po' che esalta parecchi gusti e anche vedendola sembra Movimentata e contrastata, eh? movimentata e contrastata. Allora vediamo la giuria cosa pensate del suo contrasto. Grazie. Anche se sembra un po' troppo cotta, ma è un impasto con un 65% di farina di grano Bologna, con un 13% di proteine e poi c'è un 25% di cereali e poi c'è un mix di semi, poi ho messo della gorgonzola a cucchiaio e del miele, e poi dopo ho messo della burrata in uscita, poi ho realizzato queste cialde che adesso con cialde con le creme
della barbabietola, della zucca e dei piselli. Queste qua sono le basi, poi l'ho messo ad asciugare in forno, in un forno Rational. Sono in sapore quasi perché non ho fatto condimenti. Questa è una pizza del mio ristorante, ho fatto circa 6 mesi fa e ha riscontrato un successo, ecco perché l'ho portata qua, se no era inutile. Prego, buon appetito, grazie, arrivederci. Questa arriva alla 50esima. Avrà top 10, overte top, fino al cappello, facciamo così lui. No, solo facciamo queste scalate. Adesso, siccome abbiamo solo un cambio, abbiamo lavato gli indumenti per la finale stasera. Il risultato ci sarà il risultato, lo sento qua. Quindi fammi capire bene, allora ha diviso, biglietti e che tu dici. Dopo la Good Food non ci possiamo andare. La stessa con Con bianco. Ci troviamo in conclusione del campionato del mondo, quest'anno più successo, con grande soddisfazione, perché abbiamo avuto tantissimi partecipanti, 776 partecipanti, e spero che sia un qualcosa che dia la possibilità di diventare sempre più professionali. Io confermo tutto quello che dice Graziano, io vengo qui da qualche anno e vedo che ogni anno c'è qualche miglioramento, si nota ogni anno che c'è qualcosa di differenza, sempre il meglio, sempre il meglio, sempre il meglio. Vuol dire che qualcosa lasciamo, qualcosa portiamo, diamo la possibilità anche ai pizzaioli di scoprire qualcosa di nuovo. Ciao da Graziano e spero che la serata sia ancora più soddisfacente. Devo dire che quest'anno ci sono state innovazioni, delle farine tipo farine con i piselli, il farro, la carruba, secola di banane. Si sono un po' superati, diciamo, i giudici hanno avuto un po' di problemi a valutare perché il livello era molto alto, quindi è bello, noi siamo 35 anni e facciamo questo mestiere. Quindi abbiamo detto tutto, 35 anni, 30 su 65, quindi in 65 anni qualcosa avremo imparato e possiamo trasmettere. Ecco qua la sala della cena di gala, qui adesso questa sera si svolgerà tutta la premiazione con tutti i pizzaioli che hanno partecipato a questa manifestazione, quindi ci saranno praticamente personaggi di tutto il mondo e speriamo che i premiati saremo noi. Le aspettative sono molto basse perché questo è un campionato dove il livello è altissimo e quindi non mi piacerebbe essere un giudice perché sinceramente
essere giudici in questa manifestazione diventa molto difficile. Sicuramente la speranza è l'ultima a morire. Esperienza bellissima, da ripetere sicuramente, grandi momenti di crescita, poi questo è il mondo della pizza, c'è tutto, quindi bisogna esserci. Ricordatevi sempre, se volete imparare a pulire la vostra pizzeria, seguite Mario Matarazzo, eccolo qua, chi è per qualcosa? Ragazzi, vi posso solo comunicare che lavorando con l'immagine di pulizia i risultati saranno sempre migliori nelle vostre attività. Facebook Mario Matarazzo, tutor delle pulizie. Ciao! In qualche modo il campionato mondiale della pizza penso che sia il posto chiuso. Ovviamente la pizza per noi è un momento centrale, il campionato del mondo, il campionato mondiale della pizza è un evento importante, per questo è importante ringraziare anche il Giro di Paolo, naturalmente l'organizzazione. La grande passione che condividiamo e che cerchiamo di portare avanti qui a Parma, in Italia ma nel mondo, portando questo piano in tutto il mondo. Grazie a te. Tutti gli anni noi sappiamo raggiungere il nostro scopo, il nostro interesse. Grazie a tutti! Ed è lui, vai Federica! Bella, bravo. Ci posso dire felicità e tristezza. È l'ultimo contrasto. È l'ultimo contrasto. È l'ultimo contrasto. E te l'ho detto. Grazie papà. Ciao. Non ci porta fortuna Massimo. La moneta, la nostra moneta. Grazie Dori. Mamma mia! Grazie. Basta, voglio un giro. Anna, vieni davanti con quello. Facci una foto qualcuno. Narifa! Avete visto? Grazie a tutti, ringrazio tutti, perché a volte non penso che ci sono tutte queste persone che mi vogliono bene. Quindi ecco qua, lei mi vuole bene più di tutti, però ho visto che ci sono tante persone che mi vogliono bene. Non me l'ho reso conto, adesso ne sto andando. Ricordati una cosa, che chi si viene a raccogliere. È vero. Quest'anno ho sprecato ormai tutte le energie. Pensate che domani mattina devo partire di corsa perché devo andare al funerale di mio padre. Con la stanchezza che ho sarà difficile, però comunque ce la faremo. Io e Gigia, una fiaba romana. Sicuramente sarà una fiaba romana, perché certe emozioni sono indescrivibili. L'emozione di quest'anno, tutte le coppe che abbiamo preso, ma questa è indimenticabile, oltre a essere uno dei titoli più importanti.
Allora, com'era il discorso? Mi ricordo quando ero bambino che stavo a andare al compleanno in un hotel in campagna. Oggi sono qui con voi e nel futuro spero sempre di essere con voi, più di 50 mondiali con il Good Food Academy, un gruppo che facciamo tutti quanti. Narifa Team. Al prossimo mondiale 2019, Parma 2019. Grazie a tutti, grazie a tutti quelli che mi hanno dato il calore stasera. Già l'ho detto in un altro video, lo sponsor, giudici, organizzatori, amici, colleghi, grazie a tutti. Ciao.